Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sulle librerie di documenti in cui andremo a vedere come organizzarne la visualizzazione, nel senso che potranno essere visti da diverse angolazioni e ora andremo a vedere come. Quindi apriamo questo indice, vedremo innanzitutto come creare le cartelle, che sono un primo modo per organizzare in maniera ordinata i documenti. Vedremo le funzionalità che sono raggiungibili dalle tendine, che sono veramente tante, si possono fare tantissime cose da queste tendine, e poi vedremo anche come applicare i filtri alle librerie di documenti. Quindi spostiamoci sul sito SharePoint. Ci eravamo lasciati nella lezione precedente nella quale avevamo creato questi due oggetti, un file, documenti per adempimenti, dove all'interno volevamo scrivere tutto quello che dovevamo fare per presentare le domande per ottenere i finanziamenti, quindi in termini di documenti della società, di documenti di identità dei soci, eccetera. E poi avevamo messo questo link alla pagina dei bandi della Regione Toscana. Andiamo subito a organizzare meglio questi argomenti creando delle cartelle. Quindi nuovo, cartella, scriviamo link a siti istituzionali, dove oltre quello della Regione Toscana potremo mettere quello della Commissione Europea, quello del Ministero, eccetera. E cliccando qui sui puntini in corrispondenza di questo oggetto della libreria Bandi Regione Toscana, che è un URL, andiamo a cliccare su sposta in link a siti istituzionali, quindi lo spostiamo qua dentro e ovviamente poi potremo entrare qui e mettere altri link tematici a questo argomento, siti istituzionali per ottenere dei finanziamenti. Facciamo un'altra cartella rapidamente, la chiamiamo adempimenti burocratici, crea, e ci spostiamo questo file. Sposta in adempimenti burocratici, sposta qui. Entriamo qui dentro, qui diciamo che lo lasciamo per i documenti in senso stretto e andiamo a creare un nuovo file per documenti società barra associazione culturale che fa questi corsi di formazione. Quindi chiudiamo e questo lo chiameremo, facciamo un refresh, lo andiamo a rinominare documenti società. Magari questo sopra lo rinominiamo e lo chiamiamo lista documenti d'identità. Quando si fanno le domande per i finanziamenti servono i documenti di identità dei soci, dei docenti. Lista documenti di identità. Quindi abbiamo creato due cartelle tematiche, all'interno abbiamo messo gli oggetti della libreria, quindi abbiamo questa libreria presentazione domande finanziamento corsi, dove abbiamo creato queste due cartelle tematiche e all'interno ci metteremo i nostri file in maniera ordinata. Poi per ciascun file, come vedremo in una lezione successiva, potremo aggiungere i metadati. E dicevo che sia per le cartelle che per i file con questi puntini si possono fare tante cose. Si può avere un'anteprima, si può andare subito a condividere, si può per esempio copiare il collegamento per inviarlo a qualcuno. Ovviamente bisogna ricordare che quando si invia il collegamento a qualcuno, come c'è scritto qui, le persone di servizi e consulenze che hanno il collegamento possono modificare, cioè tutti i membri di questo account Office 365 comunque ottengano questo collegamento possono modificare. Altra cosa invece è dire condividi, perché allora solo la persona che è stata invitata a modificare o solo a visualizzare il file può
compiere queste operazioni. Da qui si può gestire l'accesso, anche revocare un accesso in condivisione, si può eliminare il file, si può automatizzare, si possono creare cioè dei flussi di lavoro, di approvazione, questo lo vedremo in in un'apposita sezione, un argomento un po' più complesso. Il file può essere anche messo tra i preferiti, in questo caso è stato aggiunto ai preferiti e dove lo vedo? Lo vedo in OneDrive, che è l'ambiente dove si gestiscono tutti i file e che è perfettamente sincronizzato con SharePoint. Ecco, documenti di identità è finito qui nei preferiti. E poi oltre questo si può fare il download del file, qui ovviamente lo posso anche rimuovere dai preferiti, lo posso rinominare, lo posso aggiungere in alto se qui avessi tantissimi file e questo lo voglio trovare sempre molto rapidamente. Lo posso spostare, copiare, posso anche rimuoverlo dall'alto dopo che ce l'ho rimesso, posso vedere la cronologia delle versioni, di questo ci occuperemo in una lezione a venire. Posso creare un avviso su questo file, cioè di avvisare qualcuno o me stesso quando accade qualcosa su questo file, per esempio quando qualcuno fa una modifica, se l'avessi condiviso con altre persone. Poi qui ad altro posso andare ai flussi di lavoro e all'estrazione. Flussi di lavoro, come detto, ci dedicheremo una sezione perché è un argomento complesso, ma è un argomento di straordinaria importanza per risparmiare tempo nelle nostre attività lavorative. E qui poi posso andare a fare l'estrazione del file. Anche questo lo vedremo dettagliatamente in una lezione a venire, lo dico sinteticamente, l'estrazione vuol dire che se io ho condiviso questo file con altre persone che lo possono modificare, vado temporaneamente ad impedire a queste persone di apportare modifiche. Magari io voglio che le apportino quando sono collegato anch'io, quindi estraggo il file dall'archivio e le persone quando ci si vanno a collegare in quel momento troveranno il file non modificabile. Potranno vederlo ma non lo potranno modificare. E poi ci sono anche questi puntini qua su in alto, c'è anche quest'altro menu con cui lo posso andare a sincronizzare con il OneDrive for Business e lo vedremo in un'altra lezione a venire. Posso aggiungere il collegamento al OneDrive, anche qui il download, posso esportare questa libreria documenti in Excel in riga, automatizzare, vado a creare delle regole, per esempio vado a creare una regola e vado a dire quando i dati in una colonna cambiano manda una mail a me o a Tizio, quando viene aggiunto un nuovo file, per esempio apriamone uno, quando viene aggiunto un nuovo file invia un messaggio di posta elettronica a e ci mettiamo l'indirizzo e verrà inviato il messaggio di posta elettronica a. Oppure gestisci gli avvisi personali se li abbiamo impostati. Poi un ultimo aspetto, un altro modo di visualizzazione, anzi non l'ultimo perché ci sono anche poi i filtri. Da qui possiamo vedere tutti i documenti, l'elenco compatto, come vedi qui si è ristretto, possiamo vedere l'elenco a riquadri, quindi vediamo le icone più grandi dei file e possiamo creare una nuova visualizzazione e dare un nome alla visualizzazione, dopodiché la nuova visualizzazione ce la ritroveremo qui nell'elenco, la potremo cliccare e poi potremo anche tornare alla visualizzazione corrente se fossimo andati nella visualizzazione personalizzata. Torniamo all'elenco, da qui possiamo andare ad applicare dei filtri, dal meno recente al più recente, dal più recente al meno recente, filtra per, e gli andiamo a dire per cosa vogliamo filtrare, chiaramente quando qui ci sono tanti file, li possiamo anche raggruppare, per data, li possiamo raggruppare per la persona che lo ha modificato, li potremo raggruppare domani in base ad altri criteri che abbiamo aggiunto, come vedremo in una lezione successiva, in base ai metadati. Quindi chiudiamo qui questa lezione e ti aspetto nella prossima. Ciao!